Benvenuti a Treviso, il capoluogo di quella che veniva definita la marca gioiosa et amorosa. Un motto medievale che è attuale ancora oggi. Gioiosa perché qui è stato inventato il prosecco, amorosa perché è stato inventato il tiramisù. Siccome qui ci abito pure, mi sono lasciato un po' trascinare e in questo documentario ho messo tanta roba, tutta fondamentale, tipo Arturo Martini e il suo talento nello scolpire sederi, o la zuppa di piccione, la risposta trevigiana alla carne coltivata. E comincio subito dicendovi che quella una volta era chiamata la Piazza delle Signore, il che mi permette di dirvi: Piazza delle Signore e Piazza dei Signori, vi racconto Treviso. Ci troviamo a nord del Veneto, nei pressi del fiume Sile, il più grande fiume di risorgiva d'Europa, che io comunque ho percorso e documentato tutto. Adesso il Parco del Sile è un posto bellissimo, ma un tempo, vicino a questo fiume, c'erano solo paludi e cigni assassini. Per questo Treviso non riuscì ad emergere e fu non solo un centro più sfigato di Padova, ma anche più sfigato di Oderzo e addirittura più sfigato di Altino, una città che ora non esiste più. Plinio il Vecchio menzionerà per la prima volta Tarvisium nel I secolo d.C. e lo farà per dire: ah, è solo un centro di poco conto. Quasi certamente il nome Treviso deriva dai 3 colli su cui è costruita la città. Si possono vedere bene sulla planimetria al Museo Civico. Una cosa è certa, non significa 3 volti, come ci insegna questo falso storico di fine Ottocento. Vi ho distrutto un mito? Benvenuti nel mondo reale. In quel tempo Treviso era così insignificante che ci rimane poco anche dell'epoca romana, e quel poco è stato opportunamente usato per costruire gli edifici. Possiamo trovare bassorilievi attaccati ai muri ed edicole funerarie lungo la strada. Questa targa testimonia che degli schiavi arricchiti hanno finanziato la costruzione dell'antico Cardo Maximus, l'attuale Calmaggiore. Indispensabile per guidare le prime antiche forme di SUV trevigiani. Vicino al Duomo invece è stato trovato un mosaico paleocristiano. Si deduce che fosse tale per la presenza di simboli cristiani codificati al tempo delle persecuzioni, tipo la vite per la parabola della vite, il pavone, simbolo di resurrezione, il pesce, simbolo di Cristo, e la medusa, simbolo di niente, ma ci stava bene vicino ai pesci. Sono seduto sul trono che, leggenda narra, il vescovo di Treviso fece costruire per Attila, dopo che lo convinse a risparmiare la città. Oggi sappiamo che in realtà era una minchiata e che Attila risparmiò Treviso perché era un centro di poco conto. La vicina Altinum invece, che era davvero importante, viene distrutta e gli Altini, che però erano bassini, portano a Treviso le spoglie di Liberale, Teonisto, Tabra e Tabrata, che non sono le fasi evolutive di un Pokémon, ma i nuovi patroni della città. A Treviso risiede un importante generale di nome Totila, che più studiati di voi ricorderanno come l'ultimo grande re dell'Italia ostrogota. Un'importantissima figura, infatti gli viene intitolato questo largo, proprio vicino alla sorella, Tigota. Cominciamo a vedere cosa si mangia a Treviso e quindi vi porto dai nanetti, non sono ammessi gli altini, capito Tabrata? Locale storicissimo col cibo trevigiano e veneziano, perché spoiler, verremo conquistati da Venezia. E quindi cicchetti e ombrette di ogni tipo. Qua fanno la migliore porchetta trevigiana, che si distingue da quella classica dal fatto che è un'intera coscia di maiale, tipo un prosciutto. Ha un gusto pulito e molto saporito. Poi c'è la casatella, il formaggio cremoso di Treviso, e chicchetta rarissima che io apprezzo particolarmente, la ringa affumicata. Pian piano Treviso diventa un comune. Viene costruito il Duomo in stile romanico. Lo possiamo vedere in una veduta di Medoro Coghetto, perché a fine Settecento verrà rinnovato in stile neoclassico, ed ecco come ci è arrivato a noi. Non so voi, ma a me lo stile neoclassico fa veramente schifo. Nulla a che vedere con l'antica bellezza di questi leoni romanici. Guardate che belli, tutto vero marmo di Verona. Erano leoni stilofori, ossia sostenevano delle colonne davanti alla porta. Li abbiamo visti anche a Parma, sono tipicissimi di quel periodo. Questi non sono leoni di San Marco perché la Serenissima deve ancora fare la sua entrata in scena. Di stile modernista in giallo Parma è invece la bancarella delle caramelle gommose. Il mio spacciatore di fiducia quando mi vede mi riempie delle mie caramelle preferite. Vengono costruiti il Palazzo Comunale, il Palazzo del Podestà e il Palazzo della Ragione, erroneamente chiamato dei 300 perché si riteneva che i 300 consiglieri si radunassero qui, invece si radunavano al comune, una gaffe che perdura ancora oggi. Ora vi faccio vedere cosa c'è dentro. Chi ha visto com'è il Palazzo della Ragione di Padova noterà subito che è lo stesso edificio. Serviva ad amministrare la giustizia e infatti anche qui si trovano gli animali dipinti per indicare ai processati dove collocarsi. Non so che animali ci fossero a Treviso.
Si è salvato pochissimo perché nel Rinascimento hanno voluto ricoprire tutto con i loro affreschi pretenziosi. Guardate che pretenziosi! Ah, c'è San Liberale, grande! Dov'è Tabrata? Avete presente la pietra del Vittuperio Padovana, dove i debitori insolventi dovevano battere il culo 3 volte urlando che avrebbero ceduto i loro beni? Ecco la versione trevigiana, molto più ergonomica. Per darvi un'idea di com'era un tempo, ecco una ricostruzione, sempre al Museo Civico. Gatto di Treviso. Si entra nella cosiddetta marca gioiosa et amorosa. Viene costruita la Loggia dei Cavalieri, struttura unica del suo genere, dove i nobili si riunivano a bivaccare e a giocare a scacchi. Tutta affrescata, non lo direste mai, con cavalieri e gesta cavalleresche. Ecco come potrebbe essere stata un tempo. Usata per secoli come magazzino, è stata ristrutturata a inizio Novecento ed ora è adibita ad eventi, magici natali ed è luogo di ritrovo dei Maranza. È giunto il momento di provare la sopa coada, la zuppa di piccione, piatto che si trova ormai poco e quasi solo d'inverno. Mi accingo a provare la sopa coada. Molto morbida. Non capisco se questo sia il piccione. Ah no, penso che sia il grasso del piccione. Passo all'assaggio. È molto grasso, sa proprio da grasso del pollo. Allora è un misto di pan bagnato e grasso del piccione e pezzi di carne di piccione che hanno un sapore molto selvatico. Approvato, mangiamoli tutti. Treviso diventa meta di trovatori, soprattutto grazie al signore e magnate Gherardo da Camino, che ospiterà Dante e che quindi citerà la città nella Divina Commedia. Scriverà laddove Sile e Cagnan si accompagna. Il Cagnan è questo, il Sile è quello, e quindi qui è stata posizionata questa stele in memoria. Pensate che Dante menzionò Treviso per raccontare la congiura contro il figlio di Gherardo, Rizzardo, che al contrario del padre era odiatissimo dal popolo perché era stupido. Gherardo sovvenzionò generosamente la costruzione della chiesa di San Francesco, dove troviamo gli affreschi del pittore più in voga di Treviso, Tommaso da Modena. Tommaso è molto bravo a disegnare la gente che scrive, a lui piace molto disegnare la gente che scrive. Teste volanti. Tenetevi forte ora, perché non indovinerete mai chi è sepolto in questa umile chiesa un po' ai margini della città. Ebbene sì, qui è stato sepolto l'Alighieri. Pietro Alighieri, il figlio di Dante. E non finisce qui, solo per San Francesco c'è anche la tomba di Petrarca. Francesca Petrarca, la figlia di Petrarca. Quale altra chiesa può vantare di avere all'interno Petrarca e Alighieri? Treviso, maga del marketing fin dal Medioevo. Per par condicio sapete che dopo i francescani devo andare dai domenicani. Ecco la chiesa di San Nicolò. I più attenti di voi avranno notato che è enorme. Questo perché il domenicano trevigiano Niccolò Boccasio diventa niente po' di meno che papa e manderà molti soldi per ingrandire questa chiesa. Si dice che volesse portare la sede pontificia a Treviso, forse perché il prosecco a Roma faceva schifo. Troviamo anche qui il buon Tommaso a dipingere. Finché lo pagano lui va dappertutto. Ha fatto degli affreschi rettangolari sulle colonne. Questi non sono affreschi importanti, sono affreschi portanti. Quanto grande lo vuole San Cristoforo? Sì. Da notare i pesci, si pensa che siano quelli reali del Sile. Poi si sposta nel convento domenicano e fa un'opera che rimarrà nella storia. Freschissima di restauro, ho l'occasione di mostrarvi in anteprima una delle opere più importanti di Tommaso. Ricordate che vi dicevo che a lui piaceva disegnare la gente che scrive? Qui rappresenta i frati domenicani presi nelle loro pose di lavoro. Diversamente dall'arte gotica che fa tutte le facce uguali, Tommaso si ispira ai frati reali del convento per ricreare un'espressione unica per ognuno di loro. In pratica sono raffigurate le personalità più importanti dell'ordine domenicano. C'è anche Niccolò Boccasio, prima e dopo essere diventato papa, ma nel concreto hanno la faccia un po' modificata dei frati reali che c'erano al tempo. Chissà cosa devono aver pensato a rivedersi dipinti sul muro, come se fossero nei poster delle pop star. Ma la vera chicca è un'altra. La passione di Tommaso per gli strumenti lo porta a riprodurre diversi utensili e inconsapevolmente per la prima volta in pittura raffigura degli occhiali da vista. Momento storico dell'arte alla Sala del Capitolo di Treviso.
Pausa per mangiare le mozzarelle in carrozza veneziane, un must in tutti i bacari, con dentro l'acciughetta oppure il prosciutto cotto per chi non ha capito nulla della vita. Io che sono un intenditore le preferisco con il baccalà, con la zucca o con il radicchio, e dato che ci sono mi mangio pure una lasagna al radicchio. Gatto di Treviso, non è facile trovarli ma io sono bravo. Ciao. Dopo aver piantato una roncola sulla testa di Rizzardo, il palazzo dei Da Camino viene distrutto e al suo posto viene costruito il convento e la chiesa di Santa Caterina, ora museo civico. Leone stupido di San Marco. Ecco Santa Caterina con la Treviso del 300. Questa è una scritta che esce dalla bocca, tipo un fumetto. Immaginate come deve essere stata tutta coperta di affreschi. Se solo Napoleone non l'avesse usata come magazzino militare. In fondo c'è la decoratissima Cappella degli Innocenti. Pensate, esattamente qui hanno ucciso Rizzardo. Che emozione! Qua ci vorrebbe un bel bacio del principe azzurro. Leone di San Marco. E qui troviamo anche il capolavoro del nostro amico Tommaso da Modena, le storie di Sant'Orsola. Orsola è una santa che, si racconta, decise di sposare il figlio del re d'Inghilterra, a patto che questo si convertisse e venisse con lei in pellegrinaggio a Roma con 11.000 vergini. Non ci stavano 11.000 vergini in una barca, ma durante il ritorno si fermarono a Colonia, occupata dagli Unni. Attila ci provò con Orsola, ma lei disse di no, e quindi gli Unni uccisero tutti. Fine. Il tutto con libri e tavoli ad ogni occasione, tipico di Tommaso. Ringraziate l'abate Bailo se potete vedere questi capolavori, perché ha avuto la lungimiranza di staccarli dalla chiesa di Santa Margherita prima che venisse bombardata. Nell'attuale chiesa rimasta sono stati ricostruiti digitalmente per farvi vedere come erano messi. Ingredienti per l'insalata trevigiana alla Andrea: radicchio tardivo di Treviso, cipollotti comprati rigorosamente a Treviso, pomodorini simpatichini, fagioli borlotti per il carico di proteine e il cren, una crema di rafano tipo wasabi tipico di tutto il nord-est. Fagiolatina trevigiana all'Andrea Lorenzon. Come vedete dalla ruota del carro ritrovata in questo edificio, qui soggiornarono i funzionari e soldati carraresi di Padova, che conquistarono Treviso per un breve periodo, perché presto arrivò Mamma Venezia a liberarla. Era il giorno di Santa Lucia e per l'occasione viene costruita la chiesa di Santa Lucia, come da tradizione tutta interamente affrescata. E hanno chiamato chi? Ovviamente sempre lui, il Tommasone, ormai dovrebbero chiamarlo Tommaso da Treviso. Guardate che modernità, ci sono persino gli angeli che vendono hot dog. Ecco Santa Lucia con i suoi occhi messi su un vassoio. Hanno voluto costruirla attaccata alla chiesa di San Vito. Intendo proprio attaccata, cioè attaccatissima. Se esci dalla porta entri dentro l'altra chiesa. Non c'è via di scampo, doppia messa per te. Lungo tutta Treviso compaiono affreschi medievali e rinascimentali. Ognuno voleva dipingere la propria casa, con cavalieri, dame, animali, decorazioni e mostri. Per questa sua caratteristica viene chiamata Urbs Picta, la città dipinta. Ancora oggi i trevigiani usano le case per scrivere, qui dei calcoli matematici. Ora vi faccio conoscere un'istituzione di Treviso, la Gigia. Eccola qui! È un micio che va a passeggio. Gigia, guardami. A fare il giro. Ho fatto il giro, gliel'ho detto io. Esatto, fai il giro. E adesso batti 5. Batti 5. Grande. Bravissima! La porto anche io un po' a passeggio. L'influenza di Venezia si sente sempre di più. Si vede nel gotico bizantino delle case. Guardate che gotico bizantine che sono. Nelle strette calli e stradine. La si vede lungo i tanti corsi d'acqua, come il canale dei Buranelli, chiamato così perché qui abitavano e commerciavano i mercanti dell'isola veneziana di Burano. È uno dei corsi d'acqua più caratteristici della città. Venezia la si trova anche nei caratteristici barbacani, queste espansioni dei piani superiori delle case, fatti per lasciare abbastanza larghe le strade. Allora, siccome mi trovo a Venezia per caso, a bere, vi voglio far vedere il pezzo di pietra che hanno fatto per delimitare la lunghezza massima del barbacane. Ecco, si trova in una calle della Madonna, letteralmente. Guardateli qua, è tutto un barbacane. E siccome è la prima volta che lo vedo anche io, devo andarmelo a cercare. Eccolo lì. Eccolo. E tac.
per la Iuridicium di Barbacani. Leggenda vuole che il termine nacque a Treviso perché per evitare la tassa veneziana sull'occupazione di suolo allargarono la parte alta in barba a quei cani dei veneziani. Venezia porta anche i bigoli in salsa, ecco come li faccio io. Ho comprato i bigoli, che sono degli spaghetti grossi. Cucinare con una mano non è facile. Un po' d'olio, aglio perché a me piace l'aglio, e l'ingrediente principe, i filetti di acciughe. Peperoncino perché a me piace il peperoncino. Si mettono i bigoli con un po' di acqua di cottura per creare una cremina e voilà. Bigoli in salsa, ricetta come piace a me. Tette. Ora che ha attratto la vostra attenzione vi presento la fontana delle tette. Ideata da un geniale podestà veneziano, ad ogni nuovo podestà in carica elargiva vino gratis per 3 giorni. Ed era pure molto inclusiva. Una era la tetta per gli amanti del vino rosso, una per il vino bianco e la bacinella per un buon rosé. L'originale si trova ancora sotto al Palazzo della Ragione. Ma stare sotto la Serenissima non era solo rose, fiori e vino che sgorga dalle tette. Quando la Francia, il Sacro Romano Impero e il Papa decisero di unirsi per dichiarare guerra alla nostra Repubblica, Venezia disse: ok, mi sa che è meglio costruire qualche muro. E viene costruita la cinta muraria rinascimentale di Treviso. Fu un evento traumatico, vengono buttati giù una marea di edifici per recuperare materiale, si vedono ancora pezzi di case tra i mattoni del muro, c'è pure un cappello di qualche povero contadino del Cinquecento. Nella parte esterna per 800 metri venne raso al suolo tutto, creando la cosiddetta spianata, in modo da poter allagare lo spiazzo in caso di assedio. L'ideatore di tutto questo complesso idrico-murario infatti è un idraulico, il celebre Fra Giocondo, un maestro. Persino Leonardo da Vinci venne ispirato dai suoi progetti. Fra Giocondo ridisegna tutti i corsi d'acqua utilizzando il botteniga che viene da nord per circondare le nuove mura. Crea il ponte di Pria, ossia di pietra, donando gli scorci suggestivi rimasti fino ad oggi. Insomma, il progetto di Fra Giocondo faceva acqua da tutte le parti, ma in senso positivo. Vengono costruite 3 porte, Porta Altinia, verso Altino, qua la vedete quando era giovane, prima che Napoleone distruggesse il Leone di San Marco fantasma. Porta Santi 40, dall'omonima chiesa vicina dedicata ai 40 soldati martiri uccisi per essersi convertiti al cristianesimo. Troviamo un dipinto esemplificativo nella chiesa vicina, con i soldati martiri lasciati in mezzo a un lago ghiacciato. Originariamente il podestà Andrea Vendramin voleva chiamarla Porta Vendramina, come lui, e aveva fatto mettere una lapide in suo onore. A Venezia non piacciono gli spruffoni narcisisti e la fa scalpellare via. Porta San Tommaso, nome preso dall'omonima chiesa vicina dedicata a Thomas Becket, l'arcivescovo di Canterbury ucciso per aver difeso i privilegi ecclesiastici. Originariamente il podestà Paolo Nani voleva chiamarla Porta Nana, come lui, però fu più furbo di Vendramin. Invece di scrivere il suo nome in una lapide, fece costruire sul tetto la statua di San Paolo per rimandare al suo nome. A Venezia non piacciono gli sbruffoni narcisisti, però le statue dei santi non si possono toccare, quindi in qualche modo il nome di Paolo è rimasto associato alla porta. Oltre al suo stemma davanti che sembra un divieto d'accesso e alla sua raffigurazione all'interno con suo figlio. Grazie a un permesso speciale che Giacobbo Spostati, ma soprattutto grazie agli amici di Treviso Sotterranea che organizzano dei tour all'interno delle mura di Treviso, ora vi farò vedere che cosa c'è sotto la porta di San Tommaso. Ho sentito che ci sono dei fantasmi, non è vero? Ma non penso. Non ha detto di no, il mistero si infittisce. Entriamo proprio da una cannoniera, dove venivano posti i cannoni. Nei bastioni le cannoniere sembravano dei grandi forni per la pizza, guardate che profondi. Le porte sono state usate come rifugio durante le guerre mondiali, quindi c'è un muro davanti. Questa è la stanza matta, dove i soldati venivano a sparare. Probabilmente matta deriva dallo spagnolo matar, la stanza delle uccisioni. C'è un'incisione risalente a un anno dopo la costruzione della porta. Le mura fanno il loro dovere e non vengono neppure usate, il che, considerando i costi e la strage di edifici, quasi dispiace. Non possiamo sapere quando e se i francesi o gli austriaci decideranno di riattaccare. Ancora oggi le guardie fanno la ronda per controllare. Pausetta al bottegone qui vicino alla porta San Tommaso con un po' di musetto col cren e prosecchino. Il musetto è tipo il cotechino col muso di maiale. Casanova è passato di qui mentre fuggiva da Venezia. Il musetto aiuta a dare energia. Anche a Treviso arriva un pochino di rinascimento. Nel Duomo troviamo il Pordenone e il Tiziano nella Cappella del Malchiostro, freschissimo di restauro.
Preparatevi perché stavolta sì che è un permesso davvero speciale, e qui devo ringraziare sommessamente il comune. Entrerò in un posto in cui non può accedere nessuno, ma che sicuramente qualcuno di voi avrà già visto dall'esterno qua a Treviso. Io vi farò vedere che cosa c'è all'interno, ma soprattutto come si vede da sopra. Si entra da passaggi segreti esclusivi. La torre al momento è chiusa al pubblico, ci possono andare solo gli addetti ai lavori, infatti è tutta opportunamente sghittata. È alta 48 metri, la metà della Torre degli Asinelli di Bologna, ma questa non è una gara a chi ce l'ha più lunga. Qui siamo all'altezza del campanone, con scolpito San Liberale e il logo originale di Treviso. Il battacchio non si muove più, suona grazie a un martelletto che batte, guardate, tipo così. All'interno trovate una scritta degli anni 70. E ora vi mostro come ci guardano i piccioni. Eccoci. Il campanile di San Nicolò è più alto della torre civica, i soliti domenicani. Perfetto. Le campane suonano alle 7:03 in punto. Senti la potenza. A fine 600 viene costruito il Teatro Onigo per i veneziani in villeggiatura. A metà 800 viene bruciato perché il custode doveva esercitarsi coi giochi pirotecnici sul palco di legno. Ora è tutto ricostruito e siccome il tenore Mario del Monaco si esibì qui e visse gli ultimi anni al Lancenigo, gli venne dedicato il nome del teatro e una statua in piazza Borsa. Arriva Napoleone, si incontra alla locanda dell'imperatore, chiamata così perché accolse Leopoldo II, con il provveditore straordinario della terraferma Angelo Giustinian Recanati, che gli urla contro cose tipo «Treviso non si arrenderà mai, vattene via!». Incredibilmente servì a poco e il 17 ottobre, con il trattato di Campoformio, Napoleone vende il Veneto all'Austria. Gli austriaci hanno fatto anche cose buone, tipo hanno spostato la zona pescheria da dietro a Piazza dei Signori, che impuzzolentiva tutti i signori, a questo isolotto artificiale, creando l'isola della pescheria, dove si vende, lo dice il nome, la verdura, ma anche il pesce. Guardate i dettagli del leone con i pescetti e i crostacei. Il trevigiano medio usa muoversi con diversi mezzi. Si parte dal SUV, per i più modesti a cui basta il minimo indispensabile. Allora, sono dentro una macchina di un trevigiano, da dietro c'è il bagno, la zona cucina è qua davanti. Fino a modelli più esigenti, come il caccialeggero 5132. I più green si muovono in bici, tipo la bici numero 1 del mio sponsor Venice Trail. Noleggia anche kayak, guardate il sile sui kayak di Venice Trail. Il gatto Carlo non è incluso. I trevigiani non disdegnano neanche di muoversi in treno, anche se diventa più difficoltoso trovare parcheggio. Gatto di Treviso, che forse entra a rubare nelle case degli altri. Entrano le truppe italiane e il 21 ottobre avviene il plebiscito che porta Treviso dentro il Regno d'Italia. 84.526 sì e i 2 leghisti che dicono no. Nel primo dopoguerra emerge lo scultore trevigiano Arturo Martini, forse il più grande scultore del Novecento. Uno stile pieno di stili, innovatore, futurista, avanguardista e scolpiva benissimo i sederi. Odiava i trevigiani perché inizialmente lo avevano snobbato per il suo stile rivoluzionario. Tipo non gli hanno permesso di scolpire il monumento ai caduti in Piazza Vittoria. Lo si nota dai sederi di bassa qualità. L'opera più geniale della piazza però è questo cartello che dice che non si possono bere alcolici, una chiara scultura dadaista e surrealista. Ed è proprio in questa antica torre nel pieno centro di Treviso che Arturo Martini visse e lavorò. Ora al posto della terracotta fanno
il baccalà cotto in uno dei ristorantini top di cucina trevigiana e veneziana. Ma voi scommetto che non ci credete. Va bene, allora mi tocca andare a mangiare, così vi faccio vedere. Siete proprio scettici, eh? All'entrata non poteva che esserci Sanji. Dopo un aperitivo con il prosecco Cartizze, che è il top, vi spiegherò un giorno perché, e qualche cicchettino di benvenuto, si passa col secondo vino metodo classico a un gamberone con spuma di bufala e broccoletti, un baccalà mantecato con chips al nero di seppia, dei ravioli affumicati con patata e baccalà e un branzino con bagigi croccanti e radicchio di Treviso. Ogni piatto aveva un calice abbinato, non ricordo il dolce, ah sì, tiramisù destrutturato e una tortina di pere e panna. Si entra di nuovo in guerra e il 7 aprile 1944 avviene il bombardamento più violento sulla città, 1600 vittime. Era venerdì santo, viene chiamato anche la Passione di Cristo e di Treviso. Distrutto il Palazzo della Ragione, ora ricostruito, lasciando ben evidente la cicatrice, sia all'esterno che all'interno. È stato fatto un lavoro di restauro incredibile, anche se non tutto si è sistemato. Guardate ad esempio questo quadro. Dopo tutte queste bombe distruttive arriva una bomba costruttiva. In questo locale nasce quella bomba calorica chiamata tiramisù. Il tiramisù diventerà il dolce nonché la ricetta più cercata al mondo. Si tiene tuttora il campionato mondiale di tiramisù, alla quale ho fatto da esaminatore. Si può trovare ovunque in città. Io vi porto in un posto speciale all'interno di un palazzo del 400 restaurato da poco. Al Treviso Tiramisù sono specializzati così tanto in tiramisù che lo fanno anche in un sacco di varianti, senza caffè, coi frutti di bosco, al pistacchio, ma che mattacchioni! La cosa che mi piace particolarmente è che all'interno di questa pasticceria slash ristorantino slash social cooking si trovano dei dolci veneti e trevigiani che non ho mai sentito nominare. Il panettone, la zonclada, che è una torta trevigiana medievale, la sabbiosa, un bellissimo lavoro di ricerca che ti fa scoprire molte cose della nostra cucina. E questo in un edificio storico trevigiano con scale originali, soffitti decorati, affreschi sulle pareti. Le decorazioni degli affreschi sono riprese nei piatti. Che eleganza, signori! Tiramisù chiaramente buonissimo, consistenze ben separate, molto cremoso e leggero. Parola di Andrea Lorenzon, ex esaminatore del tiramisù. Tutto viene rimesso a nuovo, sistemato per bene. Le mura diventano un parco che circonda la città, dove poter passeggiare, rilassarsi, leggere, studiare e fingere di studiare. Nei giardini sotto abbondano le oche, le papere, i germani reali e qualche coniglietto. Che bello tagliare l'erba sotto alle mura. Si tengono tantissimi eventi culturali, tra cui il Treviso Comic and Book Festival, festival del fumetto e del libro a cui ho partecipato e che, come ormai è tradizione cittadina, si contraddistingue dai coloratissimi disegni sulle vetrine dei locali, mostrando quanto sia vivo ancora oggi lo spirito della città dipinta. E questa era Treviso. Se siete arrivati fino a qua significa che siete dei veri amanti della nostra cultura, oppure siete degli studenti obbligati a vedere fino alla fine i documentari. In ogni caso, spero che questo viaggio sia stato piacevole. Grazie per avermi seguito, ma ora basta che sto tornando a casa. Anzi, sto tornando a Casatella. Sì, ma non far vedere dove abito. Questa è la marca amorosa che dicevo.